Ciao a tutti, pace e illuminazione, bentornati sul canale La Via del Sutra del Loto, questo canale che parla del Sutra del Loto, lo spiega capitolo per capitolo e fa anche l'esegesi del Gushu di Nichiren, perché noi parliamo anche dell'insegnamento di Nichiren. Il capitolo di cui ti parlo oggi è il capitolo settimo del Sutra del Loto. Come l'altra volta, non ti voglio fare un'esegesi dettagliata perché risulterebbe un po', diciamo, difficile da comprendere, no? Noi non vogliamo diventare dei fenomeni, degli esperti, noi vogliamo che il Sutra del Loto ci aiuti. Quindi lo vogliamo comprendere, diciamo, con le nostre parole, vogliamo capire come il Sutra del Loto ci può essere utile. Questo capitolo è un capitolo molto importante per noi che viviamo in quest'epoca, perché questo capitolo ci racconta una parabola che è una delle parabole più belle del Buddha, no? È la parabola della città, diciamo, trasformata, no? Che rappresenta il più lungo e narrativamente complesso dei capitoli dell'opera. È un capitolo che se viene compreso nel modo giusto e accettato, ha davvero la capacità di aiutarti. E incominciamo subito. Il capitolo segue il capitolo sesto, no? La profezia dell'illuminazione dei quattro discepoli, ne abbiamo già parlato, e precede ovviamente il capitolo ottavo, che è che è la parabola del gioiello nascosto nel mantello. Nella struttura narrativa del sutra, esso svolge una funzione di, diciamo, cerniera essenziale. Se il capitolo sesto aveva rivelato che i discepoli sono destinati alla buddhità, il capitolo settimo spiega perché il cammino verso di essa richiede, diciamo, un percorso così lungo, così articolato, e perché il Buddha storico aveva insegnato un nirvana provvisorio prima di liberare, diciamo, il nirvana definitivo dell'unico veicolo. Il capitolo si apre con un'affermazione di straordinaria portata, no? Il Buddha narra che in un passato incalcolabilmente remoto esisteva un Buddha le cui misurazioni cosmologiche di regno, di regno, di durata e di insegnamento sono di portata strabiliante, no? Una portata che per noi è inutile calcolare, no? Questo racconto non è un semplice preludio, diciamo, decorativo, esso è diciamo, il fondamento, diciamo, narrativo, e se vogliamo, dottrinale dell'intera parabola della città magica, no? Il capitolo terzo contiene la parabola della casa in fiamme, il capitolo quarto la parabola del figlio prodigo, il capitolo quinto la parabola delle piante medicinali, il settimo quello della città magica e così via. Ogni parabola illumina, diciamo, un aspetto diverso della stessa verità. Il Buddha qua ci vuole dire che adatta i suoi insegnamenti alla capacità degli esseri, usando, come noi sappiamo, Obe, i mezzi abili, i mezzi provvisori, per condurre, diciamo, le persone gradualmente, piano piano, diremmo, tutte verso la rivelazione finale. Questo è molto importante perché questo ci dà la possibilità di stare tranquilli,
cioè nessuno è escluso. E questo concetto noi lo conosciamo bene, ne abbiamo già parlato nelle varie esegesi, ossia il Buddha aiuta tutti, al di là delle capacità intellettuali, via discorrendo. Basta che uno lo segua, lui l'aiuta e raggiungerà. La parabola del capitolo settimo è particolare perché è la sola del gruppo a essere preceduta da un lungo racconto che ne fornisce, diciamo, la cornice, la cornice narrativa, mentre le altre parabole sono introdotte direttamente. Quella della città magica emerge, diciamo, dall'interno di una storia che riguarda il Buddha. La traduzione di Kumara Jiva, quindi cinese, del capitolo settimo, è notevolmente però, attenzione, più elaborata rispetto a quella precedente e rivela significative differenze rispetto al manoscritto sanscrito. Ecco perché le due versioni, tipo che noi conosciamo, della Bur e dell'Esperia, hanno narrazioni diverse, perché una ne viene dalla traduzione sanscrita, l'altra ne viene da Kumarajiva, dalla traduzione cinese. Ecco perché le due versioni si differenziano, no? E con questo rispondo anche a vari commenti che mi sono stati fatti. Tra l'altro, parlando di commenti, mi raccomando, commentate, perché i commenti sono molto importanti per me e sono anche importanti per voi, perché se voi mi fate delle domande, io poi qua vi rispondo e di conseguenza cerco di risolvermi dei problemi che voi avete, no? E risolvere i problemi, lo sappiamo, è sempre una cosa importante, no? Allora, dicevamo delle due versioni, cinese e sanscrito, no? Questo rende la lettura del capitolo nella versione cinese un esercizio, diciamo, diverso, in cui le scelte introduttive di Kumarajiva sono delle sue interpretazioni teologiche, no? Ossia, non è che è il testo preciso preciso. Lui nel testo ci mette delle sue cose, delle sue interpretazioni teologiche. Il manoscritto sanscrito completo del Sutra del Loto, conservato nella tradizione nepalese, presenta il capitolo in una forma, diciamo, potremmo dire leggermente diversa, con alcuni versi aggiuntivi che approfondiscono la descrizione del regno del Buddha. Uno degli elementi, e questo è importante dirlo, narrativi più suggestivi del capitolo 7 è quello dei 16 figli principi del Buddha. Allora, quando il padre raggiunge l'illuminazione, quel Buddha raggiunge l'illuminazione, i 16 figli rinunciano al principato e questi si fanno monaci e chiedono al padre di insegnare loro il Dharma. Il Buddha predica per il loro beneficio il Sutra del Loto per un periodo cosmicamente enorme, no? Esteso. Poi, una volta terminato il suo insegnamento diretto, i 16 figli monaci diventano essi stessi predicatori del Sutra in altrettanti sistemi cosmici. Quindi, vedete, la trasmissione nel buddismo esiste questa cosa, no? E se ne parla sempre della tradizione, è molto importante. Il racconto raggiunge il suo culmine narrativo, e questo è un punto
ascoltilo bene, molto importante, con la rivelazione che uno di questi 16 figli, uno di questi 16 figli principi, è addirittura, udite, il Buddha Shakyamuni stesso, il Buddha storico, che predica il Sutra del Loto nell'assemblea, diciamo, contemporanea. No? Questa identificazione ha implicazioni, diciamo, pesanti, molto importanti, enormi, perché qua ti viene detto che Shakyamuni non è un essere storico, apparso per la prima volta in India, ma un essere cosmico che ha già predicato il Dharma in un passato incommensurabile, che continua a farlo attraverso le sue innumerevoli manifestazioni. Questa è un'anticipazione della dottrina molto importante del corpo del Dharma eterno. Molti di voi avranno sentito parlare Dharma eterno. Questo Dharma eterno poi lo vedremo meglio nel capitolo 16, che noi conosciamo, dovremmo conoscere benissimo, no? Il Buddha eterno. Noi conosciamo il Gonzo. Il Gonzo rappresenta la sacra origine di ogni cosa, no? Cioè da dove tutto ha avuto inizio. Questo nel modo di parlare cristiano è Dio, no? Nel modo nostro è il Buddha eterno. Questo Buddha che non è una persona che è nata e vissuta, ma c'è sempre stata. È un qualcosa che noi abbiamo avuto sempre e da sempre ci aiuta, da sempre è lì. È molto importante questo punto. La parabola si articola in 4 momenti narrativi distinti. Nel primo, un gruppo di viaggiatori si appresta a percorrere una strada, diciamo, molto lunga e difficile, verso un luogo dove non si trova un grande tesoro. Nel secondo, i viaggiatori si scoraggiano a metà cammino e dichiarano di non poter procedere oltre per la loro stanchezza. Nel terzo, la guida, dotata di poteri, è qua importante, straordinari, crea magicamente una grande città di ristoro in cui i viaggiatori possono riposare, nutrirsi e recuperare le forze. Nel quarto, quando i viaggiatori si sono sufficientemente ristabiliti, la guida dissolve la città magica, boom, la fa scomparire e rivela che il vero tesoro si trova ancora più avanti e che essi hanno ora le forze per raggiungerlo. Questo è molto importante perché questo è il significato della parabola di questo capitolo ed è un significato davvero molto importante che io ti invoglio a ragionarci, leggitela, ragionaci, ascolta e riascolta questo video. La parabola, qua per darci una mano, il Buddha, è immediatamente seguita dalla sua chiave, diciamo, interpretativa, no? Fornita da chi? Dal Buddha stesso. La guida è il Buddha. I viaggiatori sono tutti noi, gli esseri senzienti. La strada è il cammino verso l'illuminazione. La città magica è il nirvana provvisorio, gli insegnamenti provvisori, insegnato dal piccolo veicolo. Il tesoro al termine della strada è la completa e perfetta illuminazione dell'unico veicolo.
miracolo. La città non è un luogo ovviamente reale, ma è una creazione. Il Buddha sa che gli esseri non potrebbero sopportare il peso dell'intero cammino verso la buddhità piena fin dall'inizio e quindi crea una tappa intermedia, una tappa di ristoro. Il concetto di nirvana nella parabola. Il termine sanscrito nirvana, che dà il nome al capitolo, appartiene diciamo al lessico tecnico della buddologia mahayana, no? Esso indica la capacità del Buddha di creare manifestazioni fenomeniche per la finalità degli esseri. La dottrina dei tre corpi del Buddha, il Nirmanakaya, è precisamente il corpo di trasformazione, il corpo storico di Shakyamuni o qualsiasi altra manifestazione contingente del Buddha in forma fisica, in contrasto con il Sambhogakaya, corpo della ricompensa, no? La dimensione beatifica del Buddha, il Dharmakaya, corpo del Dharma, che è la dimensione assoluta e personale del Buddha. Questo è molto importante perché sono i tre corpi del Buddha, no? Che hanno un'importanza davvero rilevante nel buddismo di Nichiren. Il tesoro al termine della strada di questa parabola è una delle immagini, diciamo, potremmo dire fulcro del Sutra del Loto, no? In questo capitolo appare in forma relativamente schematica, ma verrà elaborata nel dettaglio nella parabola successiva, la parabola del gioiello nel mantello, che sicuramente avete già sentito parlare, dove diventerà l'immagine del gioiello cucito di nascosto nel mantello del figlio di un mendicante da un ricco amico che il figlio porta con sé per anni senza sapere di averlo. La connessione tra le due parabole non è ovviamente casuale, entrambe affermano che la buddhità è un tesoro già presente nell'essere umano, non è un obiettivo esterno da raggiungere dopo un cammino interminabile. Il simbolismo del tesoro si intreccia con quello della via. Nel buddismo il concetto di via o sentiero è fondamentale. Noi sappiamo, abbiamo sentito parlare, no? Conosciamo perché dovremmo, se siamo buddisti, se no non siamo buddisti, l'ottuplice sentiero, i 37 fattori dell'illuminazione, le 6 perfezioni del Bodhisattva, sono tutte vie. La dottrina dei mezzi abili, upaya, open, è un mezzo. L'upaya come principio, diciamo, centrale del capitolo settimo è tra i capitoli del Sutra del Loto quello più esplicitamente illustra il principio dell'open, tradotto generalmente come mezzi abili, no? Espedienti. Questo principio afferma che il Buddha adatta i suoi insegnamenti alle capacità, alle disposizioni e alle circostanze degli esseri a cui si rivolge, utilizzando metodi provvisori che sembrano diversi dalla verità ultima, ma che in realtà la incarnano e la conducono verso di essa. Il nirvana del piccolo veicolo come città magica è l'esempio, diciamo, per eccellenza. Il Buddha ha insegnato un nirvana, sapendo che non era la verità completa, ma perché gli esseri spossati dal ciclo delle rinascite erano incapaci di contemplare direttamente il cammino pieno verso la buddhità. Avevano bisogno di una meta intermedia,
La buona menzogna, chiamiamola così, della città magica è in realtà la compassione travestita del Buddha. Il Buddha mente non per ingannare, ma per salvare. Questo concetto ha avuto un enorme sviluppo nel buddismo asiatico. Esso ha permesso di giustificare sia la pluralità degli insegnamenti buddisti, dalle pratiche più elementari, e, e trasferire, cioè far comprendere alle persone il motivo per cui il Buddha ha insegnato così tanti insegnamenti. Allora, la diversità delle forme culturali che il buddismo ha assunto nei diversi paesi, ogni adattamento locale può essere interpretato come un mezzo abile, appropriato a quel contesto specifico, a quel paese specifico. La risposta tradizionale del Sutra del Loto è che la distinzione non è tra vero e falso, ma tra provvisorio, attenzione, e definitivo. Il nirvana del piccolo veicolo, degli insegnamenti quindi precedenti il Sutra del Loto, è un insegnamento provvisorio, non un insegnamento erroneo. Esso produce genuina liberazione dal dolore, ma non la liberazione completa. È un palliativo, ti aiuta, ma non ti dà la salvezza piena. La guida della parabola che crea la città non per ingannare i viaggiatori, ma per salvarli dallo scoraggiamento, dall'abbandono del cammino. Analogamente il Buddha insegna il nirvana del piccolo veicolo non per trarre in errore i discepoli, ma per impedire che essi, sopraffatti dall'enormità del cammino verso la buddhità piena, lo abbandonino e l'abbandonino del tutto. L'inganno benevolo è quindi una forma di amore, di grande amore, di amore sconfinato del Buddha. Questa visione della compassione del Buddha come forza che si adatta alla debolezza degli esseri, piuttosto che esigere che gli esseri si adattino ad essa, è una delle eh, è una delle, come si può dire, ehm, che non mi viene, eh, è uno, diciamo così, dei punti originali del Sutra del Loto, originali della teologia buddista. Essa anticipa in modo notevole la dottrina della grazia, che troverà la piena elaborazione poi nel buddismo della terra pura, no? Attenzione, e nelle scuole devozionali giapponesi, dove la salvezza dipende non dalla capacità del praticante, ma dalla potenza del voto del Buddha. Ciò che il sutra afferma è che questa liberazione non è il punto d'arrivo, diciamo, definitivo, ma una tappa intermedia, un cammino che porta tutti gli esseri alla buddhità. La città è magica, ma il ristoro che offre è autentico. Il capitolo 7 presenta una delle descrizioni più elaborate di tutto il percorso buddista, del tutto percorso buddista mahayana, del Sutra del Loto. La narrazione nel Sutra del Loto si introduce il concetto di regni del Buddha in tutte le direzioni, infinite terre di Buddha contribuite nelle 10 direzioni dello spazio cosmico. Capite che qui è un concetto davvero che noi non possiamo. È il concetto
Così come non possiamo pensare al concetto di Dio, no? Come va a pensare come Dio? E qua il Buddha usa questi concetti per impedirci di ragionare, per impedirci di fermare e dire no, aspetta, fammi fare il calcolo 1, 2, 100, 1000, 100 milioni. No, aspetta. Qua il Buddha dice non contare. Qua siamo al di fuori di tutto, capisci? Questa è molto importante. Capisci l'importanza di questo capitolo? Nichiren ha dato molta importanza a questo capitolo perché in questo capitolo si introduce la figura della guida. Nichiren interpreta il personaggio della guida nella parabola del capitolo settimo come riferimento non solo al Buddha Shakyamuni, ma a qualsiasi maestro che trasmette autenticamente il Sutra del Loto. In questa lettura il buon amico del Dharma, che conosce la strada e può creare le condizioni di ristoro necessarie ai viaggiatori. È il predicatore, questo è il predicatore del Sutra, incluso Nichiren stesso nell'epoca, diciamo, di Mappo, no? La guida diventa così il modello del Bodhisattva, dell'insegnante, che non si limita a indicare la meta, ma crea attivamente le condizioni perché gli esseri possano procedere verso di essa, anche quando sono scoraggiati e incapaci di farlo da soli. No? Il capitolo 7 del Sutra del Loto è un testo di straordinaria densità dottrinale e soprattutto narrativa. Esso intreccia vari aspetti del buddismo. No? Il Buddha eterno, che insegna il Dharma da tempi anteriori a qualsiasi storia misurabile, con la parabola più umana e immediata, il viaggiatore spossato che ha bisogno di ristoro prima di poter continuare il cammino. Questo intreccio non è accidentale, afferma che la compassione cosmica del Buddha si manifesta sempre nell'incontro concreto, col bisogno concreto dell'essere umano. Ecco, io mi auguro di averti aiutato nella comprensione di questo capitolo, che è molto importante. No? E la chiave è comprendere la parabola, i tre aspetti, per quale motivo, no? Appare una città fantasma che però inganna le persone e li ristora un attimo, li fa riprendere le forze, poi scompare e loro hanno così la forza per andare oltre, no? Bisogna comprendere questa parabola e ragionarci. Ma se noi vogliamo essere buddisti, dobbiamo ragionare. Un buddista che non ragiona non è un buddista, è un cioccolatino. Di conseguenza devi ragionare, devi farti delle domande, non prendere tutto quello che ti viene dato così. Ragiona, ma perché? Che senso ha quello che mi è stato detto? Che senso ha questo atteggiamento? È conforme al buddismo? Io sono buddista? La gente mi vede un buddista o mi vede un crociato? Perché dico, Namyo-renge Kyo è l'unica legge, l'unica religione che tu... Cosa in gruppo? No, quello non è buddismo. Quello lì non è buddismo, quello lì è follia. E molti di voi sono dentro questa bolla, eh? Attenzione, attenzione ragazzi. Attenzione perché sennò poi vi succede come mi è successo a me, che date una mazzata nella testa e poi non state bene, no?
Quindi cercate un attimino di ragionare sui concetti. Io vi faccio questo genere di video per aiutarvi a comprendere il Sutra del Loto, per aiutarvi per spingervi a ragionare. Questo qui è un capitolo che vi spinge a ragionare, aiuta, allena la vostra mente. Perché se voi prendete tutto quello che vi viene detto nei vostri Chatankai, nelle vostre riunioni, come se fosse oro colato, voi non diventate buddisti, diventate cioccolatini, come vi dicevo prima, perché non alimentate la vostra mente. E il buddismo è mente, il buddismo è ragionamento. Perché tanti dicono che il buddismo è filosofia? Perché? Perché devi ragionare. Il Buddha diceva, tutto quello che ho insegnato e osserva la tua mente. Capisci perché? Ecco qual è la chiave di questo capitolo. Leggi la parabola, rileggila, riascolta il video, se puoi, se mi vuoi fare un dono, visto che io te ne faccio tanti, condividi il video, così almeno anche altri lo vedono, il canale cresce e noi possiamo sempre darti nuovi contenuti. E diventiamo una comunità, no? Lo siamo già, siamo il canale più seguito, ce ne sono altri, lo sappiamo, no? Però che fanno le cose così, guardateli. Io vi dico sempre, ragionate, quindi non ascoltate manco me. Ascoltatemi semmai, ma ragionate su quello che dico. Quindi andatevi a vedere tutti gli altri a fare e dici, ma cosa ci capisco? Cosa mi dà questo video? Ciao a tutti, pace e illuminazione.